La scorsa volta abbiamo visto che un macchinista per condurre un convoglio deve avere riflessi e una vista molto aguzza. È vero, quella volta Andrea è riuscito a vedermi, ma a quella velocità mi avrebbe visto lo stesso se ci fosse stata la nebbia? Inutile girarci intorno. Andrea, come tutti gli altri macchinisti, non è un supereroe. È ovvio che con una fitta nebbia e con una tale velocità non sarebbe stato in grado di vedermi. Però aspettate, abbiamo appena detto che una particolarità del macchinista è proprio il tempo di reazione e una grande vista. Ma in caso di fitta nebbia, dove la visibilità non supera i 10 metri, di notte magari, con il treno che va oltre i 250 all'ora, come fa un macchinista a frenare in tempo prima di sorpassare un segnale? Piccolo spoiler, la soluzione ovviamente c'è ed è funzionante ormai da moltissimi anni e in questo video ve la spiegherò passo passo. Per iniziare la spiegazione di questo fantastico sistema, prendiamo come riferimento un sistema che sicuramente è molto più diffuso della rete ferroviaria mondiale, ovvero la rete stradale. Sulla strada, come sulle ferrovie, passano vari tipi di veicoli, da quelli più pesanti a quelli più importanti, e tutti seguono e rispettano le stesse regole, le stesse condizioni, grazie ad un sistema, ovvero la segnaletica stradale. Sul fatto che sulla strada, come in ferrovia, un conducente debba seguire la segnaletica non ci piove, ma ovviamente il funzionamento della segnaletica ferroviaria è molto più complesso, ma non solo, può variare anche a seconda del traffico stesso. Mentre sulle strade i segnali visivi e cadrarifrangenti sono fissi su pali come in ferrovia, per i segnali luminosi invece la questione è diversa. Un semaforo è dotato di un timer che allo stesso intervallo di tempo mostra ripetutamente un LED che permette al conducente di capire cosa fare in quel momento. Al semaforo non importa se c'è traffico o meno, ripeterà continuamente lo stesso identico procedimento. Un segnale ferroviario, invece, se è presente traffico, può rimanere rosso anche per ore. I treni passano su binario, quindi, come le auto, sono costretti a seguire una strada. Ma c'è un qualcosa in più. Mentre le strade con asfalto hanno una segnaletica già impostata ed è la stessa per tutte le macchine prima e dopo, le strade che seguono i treni non sono completamente realizzate. Mi spiego meglio. Un Freccia deve partire da Napoli e arrivare a Milano. I binari davanti al treno che lo porteranno fino a Milano ci sono, certamente, ma sono circa 670 chilometri di percorso e in questi 670 chilometri la strada non è completamente aperta ed accessibile al treno. La strada gli si aprirà davanti man mano che il treno avanzerà. Queste strade ferroviarie sono comandate da alcuni settori, formati da persone e apparati. Ciò che si occupa di preparare la strada per il treno è l'impianto che la attua, quindi l'apparato centrale. Dietro l'apparato centrale sono presenti delle figure che prendono decisioni per creare la strada al treno. Le decisioni in questione vengono prese dal regolatore di circolazione, il DCO e il DM. Queste figure creano la strada al treno solo se sono presenti condizioni di sicurezza adatte, quindi posizione deviatoi, binari liberi, stazioni accessibili e niente guasti. E dopo aver assicurato tutte queste condizioni, viene dato il via libero al treno. Come? Tramite i segnali luminosi, che comunicano ai macchinisti come devono procedere in tempo reale. Sì, ok, ma tutto questo che c'entra con la nebbia? E c'entra con la velocità e la poca visibilità dalla cabina di guida? Ora ci arriviamo, passando al prossimo capitolo. Un circuito di binario è un elemento essenziale per sapere dove si trova un treno in tempo reale. Un circuito di binario, anche chiamato CDB,
È un circuito elettrico chiuso realizzato in un tratto di binario. Qual è lo scopo? Lo scopo è mantenere la sicurezza istante per istante, informando se in quel tratto di binario è presente un treno. Questo perché sono più di 16.800 km di linea ferroviaria nazionale. È un po' impossibile vedere la situazione dell'intera linea con gli occhi da un singolo posto centrale. Non credete? In linea, la misura standard di un circuito di binario è di 1350 metri. Mentre nelle stazioni è più complicato. Nei casi come Roma Termini sono presenti moltissimi CDB. In un circuito di binario le rotaie fanno da conduttore. A un estremo della rotaia e dall'altro sono presenti due dispositivi. Il primo, che chiamiamo TX, è il dispositivo di trasmissione, che fa girare una corrente nel binario da lui interessato. L'altro dispositivo, che chiamiamo RX, è il dispositivo di ricezione, cioè riceve la corrente che deriva da TX. Quando sulla rotaia dove è presente il CDB non è presente nessun rotabile, il circuito è chiuso e regolare. La corrente parte da TX e arriva a RX tramite il binario positivo e ritorna indietro quindi da RX a TX tramite il binario negativo. Quando però l'asse di un convoglio attraversa il circuito di binario, mette in cortocircuito le rotaie e la corrente non arriva più al dispositivo di ricezione RX. E questo viene interpretato come CDB occupato. E quindi di conseguenza i segnali dietro al treno appena passato sul CDB interessato saranno rossi, cioè indicano che la strada per il treno successivo ancora non esiste, non è accessibile. Ok, e se un treno magari frena di botto e rimane fermo in un circuito di binario e dietro di lui c'è un treno che viaggia a 300 all'ora con la nebbia, come fa il macchinista a non superare il rosso e a frenare in tempo prima di tamponare il convoglio che lo precede? In una linea a doppio binario con blocco automatico a correnti codificate, tra una stazione e l'altra vengono inserite delle sezioni di blocco intermedie al fine di aumentare la capacità della linea. Tali sezioni sono protette da segnali propri di prima categoria, detti segnali di blocco permissivi. Il loro aspetto è conseguenza della sezione libera della relativa sezione di blocco a valle, se è libera o occupata. Inoltre, le correnti circolanti in queste sezioni di blocco, che altro non sono che i circuiti di binario, sono codificate, cioè sono presenti due correnti portanti, una a 50 Hz e una a 178 Hz, che vengono codificate, cioè interrotte x volte al minuto da interruttori temporizzati, i quali ripetono sul binario l'aspetto del segnale o rallentamenti sulla linea. Queste correnti codificate a 4 o 9 codici vengono trasmesse in senso opposto alla marcia del treno e captate da quest'ultimo tramite gli organi di captazione che si trovano davanti al primo asse. Quindi viene generata una corrente indotta codificata come quella presente nel binario. Viene elaborata dall'apparecchiatura di sicurezza del treno e, come informazione, viene visionata dal macchinista. Al macchinista quindi vengono mostrati delle informazioni sotto forma di colori e numeri, che vengono mostrati su una piastra, ovvero l'MMI, quindi lo schermo dell'RSC. Nei convogli più moderni, l'MMI è a touchscreen. L'interfaccia MMI si presenta come uno schermo con dei tasti luminosi sui lati. Il macchinista può interagire con SCMT e RSC attraverso l'MMI. Nello schermo al centro, oltre alle informazioni inerenti all'SCMT, vengono visualizzati dei quadratini per i codici RSC. Questi quadratini sono chiamati gemme perché una volta, quindi nelle vecchie locomotive, erano proprio delle lampadine dentro un cruscotto. In alcune di queste gemme sono presenti dei numeri. Adesso, nella foto che vi sto mostrando, è accesa la gemma relativa al codice 270 doppio asterisco, anche detto super verde, quindi velocità massima 250 km/h.
Il superverde avverte il macchinista che ha almeno 5600 metri di via libera, quindi almeno 3 segnali verdi davanti a lui. Praticamente dice in tempo reale al sottosistema di bordo del treno e al macchinista le condizioni della strada davanti al treno. La piastra dell'MMI presenta vari codici. Ogni codice ha una velocità massima consentita, che dipende dalla potenza frenante del materiale rotabile. Abbiamo detto il superverde, quindi massimo 250 km/h. Sotto il superverde troviamo il verde medio, quindi codice 270 asterisco, velocità massima 230. Poi abbiamo il verde, quindi codice 270, massimo 180 km/h. Poi abbiamo il codice 180, velocità massima 115 km/h. Il codice 180 si trova di solito davanti a un giallo lampeggiante, un rallentamento o una fine entrata codificata, dove è presente una riduzione velocità con notevole discrepanza tra velocità massima e velocità da ridurre. Codice 75, massimo 50 km/h e sempre codice 75, 30 km/h massimo a 200 metri dal segnale rosso. Il codice 75 informa al macchinista che il prossimo segnale è a via impedita, oppure segnale con aspetto giallo-giallo, oppure a volte dipende dagli impianti. Poi c'è anche il codice 180 asterisco. Il codice 180 asterisco, come il superverde e il verde medio, è addizionato ad un altro codice, in questo caso il codice 75. Per farvi capire meglio, userò la tecnica del piano cartesiano. Il codice 180 asterisco, infatti, è uguale a codice 180 più 75, che sull'MMI è rappresentato con 150. Utilizzato normalmente per antinfortunistica, velocità massima 150 km/h. Poi abbiamo anche codice 120, 120 asterisco, che equivale a 120 più 75 ed è rappresentato sull'MMI con 100, e 120 doppio asterisco, che equivale a 120 più 120, rappresentato sull'MMI con 130. I codici 120, 120 asterisco e 120 doppio asterisco equivalgono a riduzione velocità 30, 100 e 130. L'ultimo valore molto importante è AC, cioè assenza codice. I codici vengono mandati in direzione opposta alla marcia del treno dal sistema. Il treno riceve i codici attraverso i captatori e i codici non passano oltre il primo asse del treno. Quindi dietro al treno sarà presente AC, quindi assenza codice. Quindi il segnale dietro, non ricevendo nessun codice, si dispone a via impedita. L'assenza codice si ha in caso di una sezione occupata da un treno, dalla rottura di una rotaia o da qualcosa di metallico poggiato sui binari, o anche semplicemente guasta al segnale. Praticamente ogni segnale, per capire, tra virgolette, di che aspetto deve essere, deve leggere il codice che ha subito dopo. I codici, quando diventano più restrittivi, esempio si passa da 270 a 180, il macchinista ha 3 secondi per premere il tasto RIC per comunicare all'MMI che ha capito e recepito il nuovo codice. In caso contrario, l'SSB, quindi il sottosistema di bordo, comanda la frenatura di emergenza, riarmabile subito. Se invece il nuovo codice è 75, quindi il più pericoloso, l'SSB comanda la frenatura di emergenza non riarmabile fino all'arresto del treno. Ovviamente i codici che scalano devono rispettare una sequenza logica. Per esempio, da codice 270 un macchinista non può passare direttamente al codice 75. Nel caso in cui il treno riceva codice 75 da un codice diverso da 180, si tratta di una sequenza illogica. Per esempio, da 180 a 75, logico, da 120 a 75, illogico, e il treno comanda la frenatura di emergenza. Negli altri casi dipende dalla velocità del treno in quel momento.
Per esempio, se da 270 a doppio asterisco il codice diventa 180 ed è illogico, ma la velocità del treno è 100 km/h, il macchinista deve solo riconoscere il nuovo codice cliccando sul tasto RIC, ma l'SSB non comanda la frenatura rapida. Se da 270 a doppio asterisco si passa a 270 è illogico e il treno si trova a 250 km/h, l'SSB comanda la frenatura rapida riarmabile solo sotto la nuova soglia di velocità, quindi 180 km/h in questo caso. In caso di qualsiasi codice si passa in AC, l'SSB comanda la frenatura rapida fino all'arresto del treno. Solo nel caso in cui l'SSB da 75 riceve AC è una sequenza logica. Inoltre, quando un macchinista sta per superare il segnale di riduzione velocità, il macchinista appunto deve premere il tasto Pre, quindi il tasto di pre-riconoscimento. Come ho detto prima, se l'SSB riceve improvvisamente AC, quindi assenza codice, comanda il freno. Sulle deviate però il codice non è presente, quindi per evitare di arrestarsi su una deviata è fondamentale premere il tasto Pre, in quanto quest'ultimo segnala all'SSB di non arrestare il treno anche se tra poco arriverà codice AC. Sugli scambi in corretto tracciato, infatti, il codice passa, ma sugli scambi girati per la deviata, il codice non passa. Da qui capite che la strada di un treno non si genera completamente da quando il treno parte, ma si genera man mano che il treno avanza. E ciò che la genera è l'RSC, quindi la ripetizioni segnali continua, che fornisce tutti i dati e le procedure direttamente sul banco al macchinista. Comodo, eh? È come se l'RSC prolungasse la vista del macchinista sul percorso che deve percorrere, per non permettergli di sbagliare. Praticamente il macchinista potrebbe stare anche tutto il tempo con gli occhi sull'RSC senza guardare fuori, ma capite bene che osservare cosa c'è davanti è sempre la cosa principale per questo mestiere.